Ok, partiamo subito con la nostra ciniglia. Io ho scelto questa tonalità di rosa chiaro per il corpo e il nostro uncinetto numero 4 e mezzo. Quindi partiamo, faccio il mio cappio, 1 e 2 e partiamo col fare 20 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una volta fatte le nostre 20 catenelle, faccio una catenella in più e nella seconda catenella dall'uncinetto entro e faccio la mia maglia bassa e vado a fare, mi metto un segnapunto qua in modo da capire quando inizia il giro, perché dovrò andare a fare maglie basse per tutta la catenella da questo lato. Quindi faccio una maglia bassa in ogni catenella. Ok, ho fatto tutte le mie maglie basse, sono arrivata alla fine. A questo punto faccio un'altra maglia bassa nell'ultima catenella, quindi 2 maglie basse, e riprendo il giro. Vedete che dove ho lavorato la maglia bassa si crea questa sorta di ondina in rilievo della catenella, che è diciamo la costa sotto della catenella. Noi dobbiamo entrare lì dentro, ci portiamo dietro anche il cappietto così lo fermiamo subito e continuiamo con le nostre maglie basse. Quindi entriamo nell'altra metà della catenella e continuiamo a fare le nostre maglie basse. Sono arrivata al mio segnapunti, entro nella catenella che ho fatto per alzare il lavoro e faccio una maglia bassissima. A questo punto tolgo il segnapunti e lo metto qui. Ok. Ora andiamo a fare un aumento, quindi faccio una catenella per alzare il lavoro, faccio nella stessa maglia un'altra maglia bassa, in quella successiva di nuovo 2 maglie basse e in quella successiva di nuovo 2 maglie basse. Ok? Quando arriveremo qua dovremo fare un aumento, quindi adesso io proseguiamo quindi con le maglie basse fino a quest'altra parte qua. Quindi continuiamo facendo una maglia bassa in ogni maglia bassa. Ok, mi fermo, vedete ho 1, 2, 3 che è la maglia centrale, 4 e 5. In ciascuna delle 5 maglie della parte tonda dovremo fare un aumento. Dall'altra parte ne abbiamo fatte 3, perché poi quando arriveremo ci dovremo fermare una maglia prima del segnapunto e fare in 2 maglie 2 aumenti. Però intanto questa parte qua è unica, quindi la facciamo unica. Quindi in queste 5 maglie basse andiamo a fare un aumento, ovvero 2 maglie basse in ciascuna maglia. Quindi una, mi sposto nella successiva, 2, mi sposto nel successivo, 3, mi sposto nel successivo, 4, mi sposto nel successivo, 5. A questo punto procedo con maglie basse singole in ciascuna maglia e mi fermo una maglia prima del nostro segnapunti. Vedete come è venuto bello tondo? Quindi proseguiamo in questo modo.
Ok, sono arrivata una maglia prima del segnapunti, faccio un aumento in questa maglia, tolgo il segnapunti e un aumento nella maglia dove avevo inserito il segnapunti. A questo punto entro nella catenella che ho fatto per alzare il lavoro e chiudo con una maglia bassissima, ok? In questo modo. A questo punto cosa faccio? Faccio una catenella e metto il mio segnapunti. Dopodiché faccio un aumento, dopodiché faccio una maglia bassa nello stesso punto in cui ho fatto la catenella, facendo l'aumento direttamente lì, un altro aumento in quello centrale e un altro aumento in quello successivo. Ok, siamo di nuovo a 3. Procedo in questo caso con le mie maglie basse fino all'altro lato. In questo momento abbiamo fatto un primo giro di diciamo aumento del fondo, ma poi adesso andiamo a renderlo un po' meno accentuato perché comunque vogliamo un fondo non troppo grande, visto che è uno zainettino da bimba. Ok, vedete, mi sono fermata, questa è la maglia centrale, ok, mi sono fermata una prima, quindi adesso dovremo rifare i 3 aumenti come abbiamo fatto dall'altra parte e quindi andiamo a fare un aumento nella maglia successiva e siamo a 1, un aumento in quella successiva ancora, che è quella centrale, e siamo a 2, e un aumento in quella successiva ancora, che è quella dopo alla centrale, e siamo a 3. Adesso possiamo proseguire con maglie basse fino al nostro segnapunti. Sono arrivata al nostro segnapunti, lo tolgo e faccio una maglia bassissima nella catenella fatta per alzare il lavoro, in questo modo. A questo punto praticamente noi non andremo più a fare aumenti della base e lavoreremo in cerchio. Cosa vuol dire? Che non faremo più la chiusura e l'inizio con la catenella, ma adesso facciamo una prima catenella, mettiamo il nostro segnapunti giusto per capire dov'è più o meno l'inizio della riga e andiamo a fare maglia bassa dentro ciascuna maglia per tutto il giro. Quindi abbiamo fatto il nostro fondo, lo so che il fondo non sembra tanto grande all'inizio, ma vi posso assicurare che poi quando svolgete la lavorazione fino alla fine, anche un fondo che sembra piccolo poi dà tanta ampiezza al lavoro, soprattutto con la ciniglia che comunque ha filato morbido e quindi è anche molto elastico. Poi comunque stiamo facendo uno zainetto per bambini, quindi non deve essere enorme. Quindi proseguo tutto il giro in maglie basse. Intanto vi ricordo, se vi piacciono i miei tutorial e le mie idee, all'uncinetto di iscrivervi al canale e attivare le notifiche in modo da non perdere neanche un video e lasciare un like, un commento, che sono tutti gesti diciamo gratuiti che però aiutano a sostenere il canale perché permettono appunto di aumentare la visibilità dei video, insomma, e permette anche a me di avere un po' più diciamo più entusiasmo nel fare contenuti che comunque se vedo che piacciono alle persone, allora mi viene anche più ovviamente entusiasmo. E per chi invece volesse proprio sostenere il progetto in maniera comunque molto, molto più concreta, c'è la possibilità di abbonarsi al canale per una cifra simbolica di 1,99 € al mese.
e questa cifra qua mi aiuta, diciamo, a reperire il materiale, a coprire i piccoli costi che ho e comunque anche tutto il tempo che dedico a realizzare questi contenuti. Allora, siamo quasi arrivati, vi faccio vedere giusto il primo passaggio, poi si ripete così per tutta la lavorazione. Quindi siamo quasi arrivati al nostro segnapunti. Eccoci qua. Cosa faccio? Semplicemente entro e lavoro la maglia con una maglia bassa normale e vado avanti. Vedete, non finisco la riga, non inizio con una riga, una catenella che alza il lavoro, semplicemente procedo in questo modo a fare maglie basse e procederò in questo modo fino a quando non avrò raggiunto i circa 25 cm di altezza. Quindi voi prendete il fondo, lo piegate a metà in questo modo e misurate. Quando arriverà a 25 cm, allora avete terminato questa parte di lavorazione. Quindi proseguiamo in questo modo. Ok, a questo punto iniziamo con le orecchie. Io ho scelto questo rosa un po' più acceso per fare le orecchie. Parto facendo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Entro nella prima catenella fatta e faccio una maglia bassissima. In questo modo faccio il mio finto cerchio magico. Quindi con la maglia bassissima, vedete, si crea una sorta di anellino. Ok? A questo punto faccio una catenella che mi sostituisce la prima maglia bassa e vado a fare altre 5 maglie basse all'interno di questo anello, per un totale appunto di 6. Quindi 1, 2, 3, 4 e 6. A questo punto tiro un po' il filo per stringere, entro nella catenella che ho fatto per alzare il lavoro in questo modo e faccio una maglia bassissima. Ora una catenella, scusate, nella stessa maglia faccio un'altra maglia bassa e vado in ciascuna maglia che mi trovo a fare un aumento, quindi 2 maglie basse nella stessa maglia, passando in questo modo da 6 maglie a 12. Quindi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 11 e 12. A questo punto entro nella catenella che ho fatto per alzare il lavoro e faccio la mia maglia bassa. Stringiamo ancora un po' qua per chiudere bene. A questo punto di nuovo una catenella, una maglia bassa nella stessa maglia della catenella, vado ad alternare un aumento e una maglia bassa normale, quindi una maglia bassa normale e un aumento, 2 maglie basse nella stessa maglia, nella successiva una maglia, nella successiva una maglia bassa in ciascuna e sì, scusate, ho fatto una maglia bassa normale, 2 maglie basse nella stessa maglia, una maglia bassa normale, 2 maglie basse nella stessa maglia e arriviamo a 18. Una volta arrivata a 18 chiudo con la mia maglia bassissima e faccio una catenella, poi mi sposto nella maglia successiva e faccio una maglia bassa normale, mi sposto nella maglia successiva e faccio un aumento. Quindi a questo punto alterniamo un aumento e 2 maglie basse normali nelle 2 maglie successive, poi di nuovo un aumento
e alterniamo fino ad arrivare appunto a 24. Ok, a questo punto ho chiuso il giro con la maglia bassissima, inseriamo un segnapunti e andiamo a fare 5 righe lavorate in tondo. Vuol dire che non andremo, adesso facciamo una catenella, poi andiamo a fare maglie basse sopra ogni maglia bassa senza più aumentare, quindi proseguiamo, dovremo sempre mantenere lo stesso numero di maglie sotto e quando arriviamo al segnapunti non dovremo fare la maglia bassissima e la catenella dopo per la riga dopo, ma andremo semplicemente a fare una maglia bassa nella catenella del segnapunti, quindi continuando a lavorare in tondo la lavorazione appunto. Quindi procediamo con le nostre maglie basse. Ok, siamo arrivati al nostro segnapunto, semplicemente entro, faccio la mia maglia bassa e lo supero in questo modo, senza farmi il minimo problema. Quindi continuiamo con la nostra riga. E il nostro segnapunti ci servirà semplicemente per capire quante righe abbiamo fatto, perché ci segna appunto l'inizio della riga e noi dovremo andare a fare 5 righe in questo modo. Ok, ho fatto le mie 5 righe, a questo punto devo fare 6 diminuzioni. Cosa faccio? Allora, vado a praticamente fare una diminuzione, quindi entro come per fare una maglia bassa, poi entro anche in quella successiva, ho 3 asole sull'uncinetto perché non ho mai fatte passare e chiudo con un'unica e una è fatta. Dopodiché faccio 2 maglie basse, una e 2 e vado a fare un'altra diminuzione, quindi una, 2 e chiudo. Dopodiché altre 2 diminuzioni, 2 maglie basse, scusate, e vado a fare altre 2 diminuzioni, un'altra diminuzione, scusate, 2 maglie basse, siamo a 3, quarta diminuzione, due, quinta diminuzione, 1, 2, sesta diminuzione. A questo punto faccio altre 6 diminuzioni ma intervallate da una sola maglia bassa. Quindi faccio una maglia bassa e la prima diminuzione, una maglia bassa, seconda diminuzione, terza maglia bassa e terza diminuzione, 4 maglia bassa, quarta diminuzione, quinta maglia bassa, quinta diminuzione, sesta maglia bassa e sesta diminuzione. A questo punto mettiamo il nostro segnalino, ok? E dobbiamo fare semplici maglie basse per un totale di 9 righe. Quindi 3, 4, ops, si è incastrato dall'altra parte, 4, 5,
12, quindi 12 maglie e abbiamo fatto la prima riga e passiamo direttamente alla maglia dopo, facciamo la nostra maglia bassa. Quindi sono 9 giri da 12 maglie. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Abbiamo fatto la seconda riga. Di nuovo 1. Proseguiamo così finché non abbiamo fatto 9 righe. Una volta arrivata alla nona riga, semplicemente facciamo una maglia bassissima per concludere il giro e tagliamo il nostro filo. Chiudiamo in questo modo, così. Tiriamo un po', perfetto. Possiamo togliere i segnapunti ovviamente. Allora, di queste orecchie ovviamente ne dovremo fare 2 uguali, ok? Poi andremo a cucirle sopra lo zainetto. Una volta raggiunti i nostri 25 cm, iniziamo a stringere leggermente lo zaino. Quindi andiamo a fare una diminuzione ogni 5 maglie basse, quindi una, e spostiamo il nostro segnapunti dopo la prima maglia bassa, così sappiamo dove finisce. 2, 3, 4, 5 e una diminuzione, quindi entro 2 volte come per fare una maglia bassa, ma non chiudo e chiudo poi tutto nella stessa asola. Poi di nuovo 5 maglie basse, 1, 2, 3, 4 e 5 e di nuovo entro, tiro fuori come per fare una maglia bassa, non faccio passare l'asola, entro in quella successiva, tiro fuori, carico e chiudo tutte e 3 insieme. Di nuovo 1, 2, 3, 4, 5 e diminuzione. Procedo in questo modo fino a quando sono tornata al segnapunti. Una volta arrivata al mio segnapunti, entro, faccio una maglia bassissima e taglio il filo. Chiudo e possiamo passare al cambio colore. Tolgo questo qua e il nostro corpo principale è fatto. A questo punto io per la patta, diciamo di chiusura, ho scelto questo rosa antico, quindi che si accosta bene con il rosa della base, ma che dà un po' più di movimento. Parto col mio cappietto. A questo punto io prendo le 2 orecchiette che ho fatto precedentemente, praticamente vado a centrarle rispetto al rettangolo, in questo modo le fermiamo con dei segnapunti, in questo modo. Potete anche usare l'ago o una spilla da baglia, ma insomma col segnapunti secondo me è più comodo. Ok, a questo punto prendiamo il nostro cappio, ci posizioniamo al lato quindi dello zaino, entriamo con l'uncinetto, faccio passare il cappio in questo modo e faccio una catenella. A questo punto procedo di maglie basse, ok? Inglobo anche il cordino d'avvio
della maglia bassa, nella maglia bassa. Quindi lavoro tutte maglie basse fino a quando non incontro appunto l'orecchia. Quindi procedo in questo modo. A questo punto andiamo a entrare dentro la maglia, diciamo, questa parte laterale dell'inizio dell'orecchia. Entro dentro da una parte, entro dentro nell'altra e poi entro dentro alla maglia dello zaino. Vedete? Ho dentro la prima maglia dell'orecchia, la seconda e quella rosa chiaro della maglia e faccio una maglia bassa. In questo modo adesso posso anche togliere il segnapunti, tanto ormai è agganciato. In questo modo vado a lavorare direttamente l'orecchia dentro al cappuccio dello zaino. In questo modo. Ok. Dopodiché ritorno a lavorare le mie maglie basse. Di nuovo entro da una, da due e nello zaino, tiro fuori e faccio la mia maglia bassa. A questo punto posso togliere il segnapunti. Diciamo che questo è il passaggio un po' più non difficile, però in cui è un po' più difficile trovare i punti, ecco. Poi il punto è sempre la maglia bassa, quindi non è troppo complicato. Però ci vuole un po' di pazienza a fare incastrare tutto. Ok. Faccio l'ultimo punto e poi proseguo fino appunto alla metà dello zaino normalmente. A questo punto faccio una catenella, giro il lavoro e torno indietro con semplici maglie basse. Stiamo facendo diciamo, la patta dello zaino, quindi adesso andremo a creare questo rettangolo che poi andrà a chiudere la borsetta. E quando poi andrà chiuso, le orecchie faranno così, vedete? Verranno ripiegate indietro e saranno attaccate appunto alla patta. Quindi faccio le mie maglie basse. A questo punto questi fili qua che ho lavorato nel mentre posso anche tagliarli. Quindi arrivo fino alla fine, dopodiché farò la mia catenella, girerò il lavoro e di nuovo riprenderò la riga. Uno, due, faccio la mia catenella, giro il lavoro e riprendo la lavorazione sempre in maglia bassa e continuo in questo modo finché non avrò un rettangolo
di una dimensione che mi soddisfa. Tendenzialmente dovrà sicuramente appunto coprire questa parte qua e di solito la si fa arrivare più o meno a 3/4 dello zaino. Quindi procediamo in questo modo. Ok, una volta raggiunta la altezza desiderata, vedete, viene creato appunto questa chiusura dello zaino. Potete lasciarla così libera senza niente, oppure potete metterci uno di questi bottoncini qua che servono appunto ad avere la chiusura magnetica. Allora, praticamente come funziona? Sono maschio e femmina, quindi maschio e femmina. La femmina andrà sulla parte, diciamo, diciamo sotto, e praticamente andate a chiudere in questo modo. Sono fatte di metallo, quindi basta piegarle, ok? In questo modo qua, e allo stesso modo mettete il maschio più o meno all'altezza uguale. Allora in questo caso l'unica accortezza è di far passare in questo modo, vedete, così, e poi così, in modo che sostanzialmente dietro non si veda, quindi facendo passare le alette, vedete, in questo modo, poi le piegate. Questa, diciamo, non è un'operazione facilissima, anche perché non sono proprio mollissime, ok. Una volta fatto potete chiudere in questo modo, vedete, si avvicinano e potete chiudere. Adesso qua magari sistemo un po' meglio, così, ecco fatto. E come vedete viene fatta la chiusura magnetica, e passandole in questo modo dentro all'asola non si vede neanche i passanti, ecco. Quindi questa parte è chiusa. Giriamo le nostre orecchie e a questo punto facciamo le bretelle. Quindi partiamo con il nostro cappietto come sempre e andiamo a fare 50 catenelle. Quindi parto 1 2 3 4 5 6. Una volta arrivati a 50 ne facciamo 2 in più, carico il filo e nella terza catenella dall'uncinetto entro e faccio una maglia alta e vado a fare una maglia alta in ciascuna delle catenelle sottostanti e procedo in questo modo fino alla fine della riga. Una volta finite tutte le maglie alte faccio una catenella, giro il lavoro e vado a rifinire il lato della bretella. Lo faccio facendo una maglia bassissima in ciascuna delle maglie. Quindi vado a creare questo bordo fatto con le maglie bassissime, quindi entro senza caricare, faccio direttamente la maglia in questo modo. Una volta arrivata alla fine prendo le mie forbicine, lascio una coda abbastanza lunga per poi cucire e chiudo con una maglia bassissima.
A questo punto andiamo a cucire le bretelle in questo modo, praticamente ripieghiamo la punta, invece che attaccarle direttamente così, le ripieghiamo in questo modo, in modo che la cucitura venga un po' nascosta e prenda una piega più carina, e allo stesso modo qua in fondo ripiegandola su se stessa, in questo modo qua, quindi cuciamo qua e qua, più o meno sì, ai lati dello zaino. Eccoci qua, questo è il nostro zainetto finito con le 2 orecchiette e le bretelle. Vi ringrazio per avermi seguita, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare like e per chi vuole di abbonarsi. E grazie come sempre e ciao!